Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare per la seconda volta So Young, cantante sudcoreana. Ho già fatto una reaction su di lei, era la prima volta che l'ascoltavo, mi ha colpito tantissimo perché è veramente una cantante eccezionale, bravissima. E qui invece canta Arirang, che è, da quello che so, una canzone popolare coreana. Qui è intitolata Arirang Alone. Non so se sia una versione particolare, non ho mai ascoltato questa esibizione, quindi è la prima volta che l'ascolto e la analizzerò insieme a voi. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like, iscrivervi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare commenti tecnici di analisi vocale e non solo, ma se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate in descrizione. Andiamo ad ascoltare. Ok, scusate un attimo. Allora, bravissima, ha un timbro veramente angelico, come anche nell'altra esibizione in cui cantava una canzone di Simon & Garfunkel. L'inizio lo fa proprio etereo, con questa voce soave, molto candida, leggera, ma anche molto agile, molto squillante. Sentite quanti armonici che ha questa, sì, questo suono brillante, squillante, veramente molto bello. Come la volta scorsa canta un brano di genere folk. Nonostante lei abbia una voce così versatile, perché passa da insomma attitudini più leggere come in questo inizio ad altre invece molto più cariche, energiche, con un suono potentissimo. Probabilmente lo farà dopo anche qui, non lo so, suppongo, visto che la volta scorsa ha fatto così, non ne ho idea, però ha veramente tante qualità. Il folk è un genere, chiamiamo così, anche se poi esistono tante derivazioni ovviamente, che di solito non richiede una grandissima padronanza tecnica, non richiede tanti virtuosismi. Invece qui lei riesce a rendere nuovo un genere che normalmente non sarebbe neanche troppo adatto alla sua voce, e invece grazie proprio a questo esperimento, diciamo, che sta facendo, riesce a creare qualcosa di nuovo, di efficace, di moderno anche, non lo so. È come se unisse un po' la tradizione con la modernità. È molto particolare come risultato, mi lascia stupito e mi colpisce molto, veramente interessante. Comunque lei è veramente molto brava. Per ora non mi dilungo troppo sulla tecnica, però è veramente precisissima, bravissima, ha un suono veramente pazzesco e super controllato.
Andiamo avanti, vediamo che succede. Bello. Oh. Eccola. Wow. 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 Ok, scusate un attimo. Allora, qui è stata pazzesca. C'è stato proprio un cambio repentino nell'arrangiamento, nel mood della canzone, ehm, che ha portato anche un cambio nel suo modo di cantare, perché appunto c'è questo contrasto tra la prima parte, che è appunto più leggera, e anche la base si muove sul modo maggiore, quindi sta anche armonicamente sta facendo delle note più soavi, più allegre, ti comunica delle sensazioni di tranquillità, di felicità, ok? Di serenità. Qua invece c'è questo cambio in cui passa in minore, ok? Incalzano anche tutti i violini, non so quanti violini siano, ce ne sono tantissimi, e c'è anche la violinista che fa la parte solista, veramente bravissima anche lei. Non me ne intendo di violino, quindi perdonatemi, non mi so esprimere più di tanto, ma ha fatto delle cose interessanti, ma soprattutto efficaci, perché qui cresce proprio il pathos, cresce il tormento, la malinconia, il dramma quasi, ok? E il tutto accompagnato dalla voce di So Young, che fa questi fraseggi potenti, molto più energici, con questa voce piena, proiettata, sempre molto risonante, ma stavolta invece cerca molto più volume, molta più potenza, ha questa attitudine che richiama un po' il canto classico, quindi l'opera lirica, però anche in questo caso facendola in modo più moderno, comunque con un suono più moderno. E tutta questa potenza va a sfociare su questi acuti stratosferici, altissimi, sempre collegati, sempre pieni, pazzeschi. Qua è veramente proprio ha una grande carica emotiva. Vorrei riascoltare un'altra volta questo passaggio dal maggiore al minore, tutto questo crescendo, perché mi è piaciuto veramente tantissimo, e poi magari andiamo avanti, ascoltiamo la parte successiva. Vediamo un po' dove c'è quel cambio. Ah, bello che ci sono anche tutti, infatti sentivo i cori, ma non li avevo notate, le coriste dietro. Ci sono proprio c'è il coro dal vivo, molto bello, questa versione, orchestrale, arrangiata molto, molto bene. Eccola qua. Sentite com'è cambiato proprio il mood, son cambiate le sensazioni. La musica è fatta di queste sensazioni, che banalmente partono dalla modulazione da maggiore a minore o viceversa, però dietro poi c'è molto di più, perché poi anche tutto l'arrangiamento, cosa fanno gli altri strumenti, cosa fanno i cori, cosa fa la voce principale, tutto questo converge verso tante emozioni che ti devono in qualche modo guidare e travolgere. È molto bello questo cambio anche un po' improvviso, diciamo, di mood, però veramente bellissimo. E ascoltiamo il crescendo che c'è. Scusate l'interruzione, la mia analisi riprenderà tra un minuto, ma ci tenevo moltissimo a ringraziare lo sponsor di questo video.
Diamo il benvenuto sul canale a SuperProf. SuperProf è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente su SuperProf c'è. E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con SuperProf. Eccola qui. E poi ha fatto tutto con un fiato solo, veramente pazzesca. Vediamo che nota ha fatto, almeno quella più alta. Ok? È un Si bemolle 5, veramente una nota alta e sentite quanto è piena la sua voce. Qui siamo su note altissime, è per forza in meccanismo 2 qua, quindi ha fatto il cambio di registro qua per forza, però non te lo fa sentire. Guardate come punta il suono sui denti, quindi scopre i denti e lo punta avanti, e il suono è sempre collegato, è sempre pieno. Questa qui è proprio voce mista fatta in modo impeccabile, sembra sempre un belting, sembra sempre che stia spingendo la sua voce piena all'estremo del suo range, ma non è assolutamente in M1, ve lo posso assicurare. Qui siamo su note proibitive, siamo su sovracuti, ok? E lei è molto brava a gestirlo. Poi dal punto di vista del fiato, come abbiamo detto, pazzesca, perché ha fatto tutto un fraseggio incredibile, perfetto, precisissimo, pulitissimo, sempre con lo stesso fiato, veramente incredibile. Wow. Ok, poi sentite che ha comunque questo atteggiamento pop, perché il fraseggio che ha fatto qui alla fine e tanti altri melismi che fa anche quando incalza con gli acuti, sono fraseggi pop. In questo caso, nell'ultimo fraseggio che ha fatto, è un melisma tutto in M2, ma stavolta un M2 proprio in falsetto, diciamo così, quindi un M2 leggero, ma appunto con queste notine veloci, sempre su scala pentatonica mi pare di sentire, i classici riffs and runs che si fanno appunto nei fraseggi pop. E anche come suono in realtà ha un po' di pop, un po' di soul, si sente che ha come riferimento le grandi dive della musica soul, che possono essere Whitney Houston, Céline Dion, comunque questa commistione tra pop e soul, si sente che ha questo riferimento. Mi ricorda in certi punti quasi Beyoncé anche, non lo so, ho queste sensazioni ascoltandola e io credo che lei abbia questo tipo di riferimento. E però poi ci mette dentro anche il suono un pochino più operistico, ci mette dentro appunto il riferimento alla tradizione più folk, della musica appunto folk, e quindi interessantissimo questo insieme di generi
tutti riuniti con la sua voce. Bello, qui c'è di nuovo il cambio in maggiore e vediamo che succede. Wow. Wow, wow. Adesso analizziamo meglio cosa è successo perché è stato incredibile, veramente wow. Questo brano tra l'altro ha una serie di modulazioni incredibili, ci sono tantissimi cambi, sembrano sempre dei cambi di tonalità, comunque tante, tante, tante modulazioni particolari, stranissime. A un certo punto sembrava un pezzo prog, non so se sia stato riarrangiato in questo modo per questa occasione, magari riarrangiato proprio da lei, non so se sia anche musicista e arrangiatrice. Non conosco purtroppo il brano originale, dovrei andarmelo ad ascoltare, credevo di averlo già sentito ma in realtà non mi dice molto, quindi dovrei ascoltarlo, quindi ditemi anche voi nei commenti se è stato stravolto per questa veste, diciamo, oppure è proprio scritto così. Però veramente particolare, mi ha colpito tanto, ci sono una serie di crescendo di tutta la base strumentale, di tutti i musicisti e di lei con la voce, incredibile. Comunque, tornando al punto in cui ci eravamo fermati prima, qui c'è praticamente qui il punto in cui da minore ritorna maggiore, quindi ritorna quella serenità, quella allegria che c'era anche un po' all'inizio, però lei mantiene questo timbro un pochino più pieno, più deciso, quindi non ritorna immediatamente a rifare questo soffiato, questo suono leggero come all'inizio, ma rimane un pochino più, più energica. Continua a crescere con questi acuti, tutti questi fraseggi e poi alla fine invece lì ritorna come all'inizio, quindi si chiude il cerchio e ritorna con questo suono etereo, angelico, leggero che conclude il brano in bellezza, direi, ok? Veramente molto bello proprio come è orchestrato tutto il brano. Molto bella anche la parte in cui fa cantare il pubblico sul ritornello, chiamiamolo così, qui. Ok,
dopo c'è il ritornello, però questo fraseggio mi ha colpito tantissimo, infatti me ne stavo dimenticando, ma è forse la parte che mi è piaciuta di più di tutto il brano, perché continua a fare questi fraseggi in voce piena, ma intervallati da questi cambi repentini in falsetto. Quindi ci sono proprio dei passaggi M1 e M2, o talvolta, comunque in generale, voce piena e falsetto, che sono veramente tostissimi, sono veramente difficili da fare, soprattutto con quella precisione e quella velocità, e li fa con una precisione pazzesca, veramente, veramente bravissima. E qui di nuovo mi ricorda un po' quei fraseggi un po' alla Whitney Houston, in cui anche lei faceva questi passaggi, voce piena e falsetto abbastanza repentini, proprio sui fraseggi più incalzanti del brano. È una cosa che ho sentito fare anche da Whitney Houston, per esempio, e lei a livello tecnico, secondo me, non ha niente da invidiare a una diva come potrebbe essere Whitney Houston, veramente, veramente brava. Qui poi c'è il ritornello che fa cantare insieme, che canta insieme al pubblico. Riascoltiamolo. Sentiamo che nota era anche questa qui. Ok, è un Sol 5 tenuto sempre in una maniera magistrale, veramente, e lo fa con facilità, cioè si vede che non si sta sforzando, veramente bravissima. Molto belle anche queste visual che ci sono dietro, queste immagini molto suggestive. Bello, veramente molto bello. Ok, e qua ritorna. Bellissimo. E qua sembra quasi una principessa Disney che va a concludere questa canzone in una maniera veramente magistrale, con questo suono etereo. Bravissima, veramente un'esibizione pazzesca, possiamo dirlo. Grazie per avermela consigliata, me l'avete consigliata voi nei commenti. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su So Young e non solo. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Non dimenticate di abbonarvi anche se volete ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!